La Florida ogni anno ospita 110 milioni di turisti ed è visitabile per 12 mesi l'anno. Pensate ad Orlando con non so quanti parchi di divertimento a tema. Poi per gli amanti dello spazio, della NASA, dei lanci dei vari missili c'è Cape Canaveral. Poi passiamo a Daytona, Daytona Beach, Fort Lauderdale, la famosissima Miami e la bellissima ma costosissima Key West, con tutte le keys ovviamente. Un po' meno conosciute, sì, Tampa, Clearwater e St. Petersburg. Oggi però voglio andare a vedere dei posti che sembrano essere interessantissimi della Florida, ma meno famosi, meno conosciuti. Iniziando da Sarasota, città sul Golfo del Messico che negli anni 80-90 era la destinazione principale di tutti i vecchietti che decidevano di muoversi qui per passare la pensione. Poi negli ultimi 20 anni ha cominciato a trasformarsi dalla città storica alla città storica ma un po' cool e anche moderna. Mi ricorda molto le città di mare italiane, dove ad esempio c'è qui nel weekend il mercato dove gli agricoltori vendono i propri prodotti o vengono vendute altre cose, forse un po' tipiche da mercato, ma un po' americanizzate. E poi tutto bello, tutto pulito, tutto secondo me predisposto al turismo adesso e il mare è qui a un tiro di schioppo. Zona principale Main Street, Welcome Buddies scritto sulla rotonda e approcciamo Pineapple Avenue, che mi piace, fa abbastanza ridere. Questa zona sì, ricorda proprio le città di mare italiane ed è molto raro vedere queste cose negli States. Proprio davanti a Sarasota si trovano le spiagge, esattamente c'è una penisoletta e la spiaggia principale dove assolutamente bisogna andare è Siesta Beach, sull'isoletta che si chiama Siesta Key. Siesta Beach è costantemente nella lista delle migliori spiagge d'America da tanti anni. È sempre stata considerata un vorrei ma non posso. Mi spiego meglio, è una spiaggia sicuramente bella, con una sabbia che è molto particolare. Un mare decisamente caraibico e molto strano per la Florida, soprattutto per quelli abituati a stare sull'oceano. Spiaggia ovviamente sabato e la domenica stracolma, spiaggia lunghissima, ma è sempre mancato qualcosa. Infatti mancavano un po', anzi mancano un po' di servizi capaci di attirare un turismo un po' diverso, perché oggi questo posto è prevalentemente visitato da famiglie oppure da qualche pensionato, quindi ha necessità di sviluppare servizi e attrazioni per portare diversi tipi di turismo, ad esempio i più giovani. Ho guidato un'ora e mezza direzione sud, sempre sul Golfo del Messico. Poi ho camminato una mezz'oretta, ho messo tanta crema solare e sono arrivato qui in questo posto che si chiama Sanibel Island. Di particolare c'è, a parte una natura molto interessante, addirittura una tartaruga che secondo me avrà avuto tanti anni, questo faro che è storico, ma la cosa interessante è di qui. Parlo di questa spiaggia Sanibel Beach ed è totalmente ricoperta di conchiglie. Ovviamente dipende dal momento della giornata, ce ne sono di più, dopo a quest'ora è un po' un'ora di picco, ma la gente ne ha già raccolte molte, però è possibile veramente trovarne un'infinità.
La spiaggia sta purtroppo pian piano sparendo, quindi affrettatevi e venite a vederla. Modo migliore: o una barca se avete un portafoglio adatto, oppure il mio consiglio è noleggiate una bicicletta. Io ho fatto mezz'ora di strada a piedi perché avevo letto che i parcheggi erano veramente difficili, e questi sono i parcheggi con macchine che continuano a girare aspettando che si liberi un posto. Quindi al primo spot fermatevi, parcheggiate, noleggiate una bici e girate. Adesso mi è venuta fame. Visto che vado verso sud, ho voglia di pizza. Qual è il posto migliore per mangiare la pizza? Beh, Napoli. Napoli, arrivo. E non scherzavo con Napoli e la pizza, o meglio, scherzavo con la pizza, ma sono arrivato a Naples, Florida. Naples non è proprio questa sconosciuta in Florida, è abbastanza conosciuta, devo dire la verità. Non è ovviamente un posto per turisti, o meglio, non è proprio un posto per turisti da fuori degli Stati Uniti. È sempre stato un posto di vacanza dei ricchi americani. 5 milioni, 2 milioni, 12 milioni, 3 milioni. Vabbè dai, ci siamo capiti. Che te lo dico a fare. E alla fine sono finito in un ristorante italiano qui della Naples Bene, senza saperlo. Sono entrato, ho parlato inglese serenamente e poi il cameriere ha salutato un altro in italiano ed eccomi qua. Andiamo al ristorante di pesce. E la cameriera è nata a Monza e questa cosa è abbastanza incredibile, mentre il titolare è di Napoli, precisamente nato a Capri. Il piano è cambiato, domani mattina ho un paio di cose da vedere qui a Naples, quindi ci vediamo domani mattina. Spiaggia di Naples Beach molto bella, non grandissima, e come moltissime delle spiagge americane sono tutte libere. È rarissimo, diciamo che un 5, massimo un 10% delle spiagge hanno un lido dove poter prendere sdraio, ombrellone, lettini. Lasciato il pontile e lasciate le spiagge, che però sono proprio lì dietro, a una via, si arriva alla terza strada, che è praticamente la città vecchia, la Old Naples. Mi fa abbastanza ridere. Questo è il palazzo più vecchio, 1919. È un po' confusa perché ha tantissimi stili diversi. Ad esempio questo mi ricorda molto New Orleans, però è praticamente posseduta da tutti italiani. Campiello ristorante, ci sono tantissimi negozi con nomi italiani, tantissimi bar con nomi italiani. Insomma, questa Napoli vecchia spacca! Beh, la sostanza è che a Napoli vecchia si viene a fare shopping tra una pausa e l'altra della vita da mare, e alla sera si viene a cena. Qui ci sono i locali un po' più esclusivi che si dividono rispetto al downtown che vi ho mostrato prima. È un posto effettivamente carino, c'è da fare, ci sono bei posti. Ieri sera ho mangiato bene, la spiaggia è bella, il pontile è bello, la vita un po' monotona. Forse, non lo so. Va bene, vado. Ochopi Post Office è l'ufficio postale più piccolo degli Stati Uniti d'America. Per arrivarci bisogna attraversare la Florida dalla costa del Golfo fino alla costa che dà sull'oceano, quindi a Miami.
E il mio consiglio, quello che sto facendo, è attraversare questa strada in mezzo alle Everglades, che sono assolutamente da vedere. Le Everglades sono un ecosistema molto raro ed è così spettacolare da vedere, ma ci sono mosquitos dappertutto e bisogna stare anche un po' attenti agli alligatori. Infatti non mi sento molto a mio agio, però è spettacolare, è da vedere. Altra cosa curiosa, bisogna fermarsi nelle varie stazioni, prendere l'overboard e andare in mezzo alle paludi. Io me ne vado adesso. Sono arrivato dall'altra parte della Florida, sono a Coral Gables, poco sotto Miami. È un'altra gemma nascosta della Florida. Molti che vanno a Miami sottovalutano Coral Gables. Questo hotel si chiama Biltmore Hotel ed è famoso perché è stato girato il primo Bad Boys. Era già famoso ed era importante a quel tempo perché aveva una delle piscine più grandi di tutti gli hotel della zona. Seconda cosa che lo rende famoso è uno dei brunch più spettacolari che io abbia mai visto. Molto caro, molto buono, ma veramente spettacolare. Devo dire che sarebbe interessante farci una review, farci un video. Magari lo rimando a quando farò, non so, 10.000 iscritti. Va bene, vediamo. Finisce qui il mio tour della Florida meno famosa, spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un mi piace. Bene, ci vediamo alla prossima con altri video dalla Florida. Ciao!